sono Livia Terrotcorn e inizio da te, Jasmine. Ti Bene. volevo chiedere, il tuo personaggio, Lucia, è centrale per la storia, è una donna che viene desiderata da tanti, però ha anche la capacità di guardare molto dentro alle persone, in particolare dentro a Rocco. Che ruolo ha il tuo personaggio nella storia? Beh, intanto a proposito di sguardo addosso, Lucia da puntata 1 ci racconta che vuole sentirsi libera, anche libera di essere guardata e non per questo in qualche modo giudicata. E il tipo di percorso di emancipazione da questo sguardo, da questo destino che le viene attribuito dal paese, dalle voci e quant'altro è un percorso importantissimo. E Lucia allo stesso tempo è uno sguardo su Rocco che restituisce quindi a Rocco un'immagine di sé diversa da quella che lui si racconta, così come diversa è l'immagine reale delle donne. E c'è uno scambio molto importante verso la fine della serie. Lei dice sempre a Rocco: io sono vista da voi come vedete tutte le donne, no? Quella donna lì non esiste, quella donna lì è sempre uguale, sta nel vostro desiderio. Ecco, come uno sguardo può creare in questo caso anche un mito, quindi super sex, è molto importante nel racconto. E parlando di Rocco da giovane, interpretato da te, Saul, tu lo interpreti nel momento forse più nevralgico, quindi quando scopre anche un po' il suo corpo e questo superpotere. Che cosa ti ha colpito di più del personaggio di Rocco e hai lavorato con il vero Rocco per... Beh, guarda, innanzitutto io credo proprio di non aver interpretato Rocco Siffredi, ma di aver interpretato Rocco Tano, appunto il giovane ragazzo che ancora ha semplicemente un mondo che gli esplode dentro, ma che ancora non ha canalizzato, non sa nulla di quello che la vita ha in serbo per lui. Ecco, sicuramente per me parlare con Rocco è stato essenziale, soprattutto perché proprio parlando, no, di un periodo così chiaro della sua vita, così suo, così personale e così quasi introvabile, no? Era per me essenziale avere i suoi racconti. Lui in questo è stato veramente molto più che disponibile. Fin dalle prime chiacchierate ha voluto proprio raccontarsi a me al 100% e per me è stato importantissimo. E qual è stato il lato che ti ha colpito? Ma sicuramente è stato il fatto che una volta che lui ha scoperto in primis questo mondo che gli esplodeva dentro, l'ha voluto accettare con totale libertà, senza alcun tipo di giudizio, fin dall'inizio, senza in primis saperlo lui, ha accettato questo mondo senza alcun tipo di giudizio e con totale libertà di pensiero, ecco. Tommaso, sì, Adriano, tu interpreti Tommaso. Questo mito, il fratello di Rocco, che per lui è proprio un maestro, però Tommaso è anche molto tormentato. Come hai costruito questo personaggio e ci puoi parlare del rapporto che ha con Rocco? Allora, io l'ho costruito molto prima con Francesca, con la sceneggiatrice, perché io ero un po' in difficoltà quando ho letto la sceneggiatura, pensavo fosse un personaggio troppo complesso che ogni volta entrava in scena e sembrava Macbeth, o il momento dopo invece era un Romeo innamorato della sua donna e poi diventava un Amleto. Insomma, è un personaggio veramente, anche all'inizio con Saul, diciamo veramente come si incontrano, è un susseguirsi di esperienze estreme. Insomma, quindi io avevo un po' di timore nell'essere in grado di riuscire a portare a compimento questo personaggio da un punto di vista proprio recitativo. Però poi il fascino, credo che questo personaggio sia proprio nella sua disperazione, nella sua follia d'amore, un amore incontenibile, ingestibile, un personaggio destinato nato nell'abbandono e destinato a una fine solitaria. Tutto questo però è forse il personaggio che all'interno di questa serie è quello che ha dei sentimenti più puri, più veri, è quello che sente di più degli altri, credo, e senza nulla togliere agli altri personaggi. Il rapporto con Rocco, anche poi nell'evoluzione da piccolo poi a grande?
Beh, è un rapporto d'amore, ma come questa serie racconta l'amore più che il sesso e l'eros. È il rapporto fra questi due fratelli è veramente un rapporto di amore anche nei momenti ambiguo. E secondo voi tutti e tre, qual è l'aspetto, il punto più rivoluzionario di questa serie? Ma, innanzitutto io credo che sia una serie che non è quello che inizialmente la gente si aspetta di vedere, perché in primis è una serie che, una frase che ho letto, che poi mi è stata scritta, che mi fa molto piacere, che vuole essere forse più sentimentale che erotica, ecco. E questa è la cosa, la trovo uno dei fattori più importanti di tutta la serie, ecco. Beh, secondo me l'aspetto più rivoluzionario e interessante della serie è usare un emblema del maschile come Rocco Siffredi per provare a riscrivere questo maschile, per provare a mostrare, come dire, a decostruire, no? Il mito anche nell'educazione del maschio. E facendo questo restituisce a tutti, insomma, una visione del mondo forse più equilibrata. Non ho nulla da aggiungere, vostro onore. Mi sembra perfetto questo. Grazie mille. Grazie a voi.